Buongiorno preparataroli. Occhio alla recensione di oggi perché parliamo di occhiali. Questo è un nuovo prodotto molto interessante, fotocromatico. Che vuol dire fotocromatico? Vuol dire che le lenti sono sensibili alla luce. Più luce c'è, più si scuriscono, meno ce n'è, meno si scuriscono. E questa è una tecnologia diversa, per esempio, da quelli che sto vestendo in questo momento. Queste sono delle lenti sensibili ai raggi ultravioletti. Invece questi altri funzionano a cristalli liquidi. Che vuol dire? Andiamo a vedere. Oggi andiamo a recensire il modello sportivo. È caratterizzato da una lente unica e da una montatura flessibile. La montatura flessibile è fondamentale in caso di urto, di incidente, evita che ci possiamo ferire il viso con un corpo rigido. Anche l'ergonomia è studiata molto bene perché segue perfettamente la curvatura della testa. Le stanghette completamente rettilinee in modo che facilitano l'inserimento sotto il casco o sotto l'eventuale cappello o cuffia. E sono anche gommate per migliorare l'attrito sulla testa in modo che non scivolino via. Ma andiamo al succo della questione. Le lenti. Come vedete, a differenza delle lenti che porto, che sono sensibili ai raggi ultravioletti, queste semplicemente rilevano la quantità di luce ambiente. Come? Con un piccolo sensore posto al centro, sopra il nasello. Un sensore che, oltre a rilevare la quantità di luce, è anche un piccolo pannello solare che alimenta la tecnologia dietro queste lenti, i cristalli liquidi. Il vantaggio di questa tecnologia qual è? Che a differenza per esempio delle lenti che sto vestendo in questo momento, che impiegano alcuni secondi a variare il loro stato tra scure e chiare, il passaggio di tonalità di queste lenti a cristalli liquidi è immediato. Le lenti non sono completamente chiare, solo qualche punto percentuale di sfumatura resta sempre presente, se non erro il 7%, e invece in presenza di luce diretta molto forte diventano completamente scure. L'altra particolarità di queste lenti è che sono polarizzate e questo è molto interessante per noi che andiamo in bici. In breve, la luce solare invia dei fasci di elettroni sulla Terra che hanno una polarità e che una volta che si riflettono su delle superfici, per esempio le pozzanghere, le foglie delle piante, i vetri delle auto, si rifrangono in tutte le direzioni. La lente polarizzata invece taglia e restringe tutti questi riflessi, consentendoci una visione molto più nitida, più rilassante, perché non solo riduce l'intensità della luce, ma taglia completamente dei riflessi inutili, come per esempio quelli sui parabrezza delle auto o quelli sulle pozzanghere. Quindi potremmo vedere attraverso le pozzanghere. Avete presente le fotografie dei Mar dei Caraibi dove si vede sempre questa barca galleggiare su nulla di acqua? In realtà è una foto fatta con un polarizzatore, leva completamente il riflesso dell'acqua e possiamo vedere il fondo. Sembra banale, ma se abbiamo il sole o basso sull'orizzonte o a 3/4 o magari una giornata piovosa e la strada è bagnata, consente di poter percepire le asperità della strada in maniera molto più nitida, molto più netta, aumentando comfort di guida e sicurezza. Il prezzo è adeguato ed è un accessorio ottimo per noi mountain biker. Pensateci. Vi sono piaciuti? A me sì. Adesso parliamo però dei difetti. Per esempio, per i ciechi come me non è possibile mettere la mascherina con le lenti da vista. Vabbè, pazienza, useremo le lenti a contatto. Vale la pena. Effettivamente sono belli, sono leggeri. Il discorso del polarizzato aiuta molto, il discorso della variazione di luminosità aiuta ancora di più e non resta che cercarli nel link che vi lasciamo in descrizione. Il prezzo è allineato con tutti gli occhiali blasonati da ciclismo, circa 150 euro, però questi in particolare spesso si trovano a prezzi più interessanti, intorno ai 100 euro. Guardate il link. Vi sono piaciuti? Allora metteteci un like, seguiteci sul canale e iscrivetevi per vedere la prossima recensione.